In questo video vedrete un esempio di una ricetta della colazione salata che fa parte del mio corso. Quale corso? Come organizzare la spesa e i pasti della settimana. Beh, ho fatto questo corso pazzesco, dove ci sono anche ricette come questa, di esempi di ricette come questa per la colazione, per i giorni della settimana normali che tutti trascorriamo e abbiamo bisogno di mangiare di qualcosa veloce e fatto bene. Ma oltre alle ricette, che bene o male le avete sempre, dappertutto, anche su questo canale YouTube, quello che vi manca che cosa? Le nozioni principali che io vi insegnerò. Come dobbiamo mettere e organizzare la nostra dispensa e il nostro freezer e il nostro frigorifero. E un'altra cosa fondamentale, la spesa, a cui vi dico sempre che è la cosa più importante, come scegliere i prodotti e poi come lavarli, pulirli e conservarli. Se delle volte c'è bisogno di sbollentarli o conservarli freschi. E ultime ci sono poi dopo le ricette, per esempio, come ho detto io, di tutto quello che accade durante la settimana, colazioni, pranzi, cene, e io vi insegnerò tutte queste cose in questo corso che vi faranno risparmiare tempo, denaro e vi faranno mangiare bene. E questa è un'estrazione di un video, di una ricetta di questo corso. Vedete, buona visione. Ho questa insalata da 6 giorni in frigorifero. Guardate quanti prodotti sono freschi, appena raccolti, quanto possono durare. Giuro, sono 6 giorni. Oggi è martedì e io l'ho acquistata mercoledì mattina. Guardate qui che meraviglia. Quindi basta buste, comprate i prodotti freschi, appena raccolti e vi dureranno una settimana. Non voglio più buste a casa vostra. Mi impiccio, che a fare l'irruzione, Ok. Che ci facciamo con questa insalata? Questa insalata è il nostro contorno della nostra colazione meravigliosa. Noi che abbiamo detto, dobbiamo fare un'alimentazione completa, dove, soprattutto quando facciamo la colazione, deve essere una colazione veramente che ti dà la carica giusta. Non devi arrivare dopo un'oretta che c'è subito fame, perché lo sai quando c'è fame? Quando tu hai mangiato quel cornettino, quei biscottini, zuccheri che dopo un'oretta li hai subito digeriti e subito sei vorace, c'hai fame. Mangi questa insalata insieme a quello che ti faccio vedere e starai bene fino a pranzo. Al massimo ti mangerai un frutto dopo 3 ore, però fino a pranzo sarai bello, tranquillo, energico e forte. Vi piace il bacon? Vi piace la pancetta? Io ho trovato, l'avete vista al mercato, questa pancetta cotta a bassa temperatura, è già cotta questa, però noi la vogliamo un po' più abbrustolita. Adesso è cotta, vedete? Si vede che è proprio cotta. Però adesso con una bella padella antiaderente la mettiamo sul fondo della mia padella. Quindi in questo caso padella nell'alluminio antiaderente. Altra cosa importante, questa padella è fantastica, tutto il rivestimento e non ha la piastra, ha proprio dentro ci sarà sicuramente del metallo che fa sì che la induzione lavori al meglio, non le lastre di metallo sotto, perché sennò ci sono quelle padelle che vanno sull'induzione con il piatto di metallo sotto, con questo distro di metallo. Ve le sconsiglio, usate queste qui. Guardate che prodotto. Guardate che prodotto, è spettacolare, ti viene proprio voglia, questo ti viene voglia subito di mangiarlo, è meraviglioso, non è quella roba super conservata, questa qua cotta a bassa temperatura, adesso gli diamo un po' di croccante, io e Mario impazziremo. Sentite che rumorino? La giriamo, sta perdendo tutto il suo grassetto. Questo è un modo anche per sgrassarla. Facendo così, vedete, perde il grasso, rimane soltanto la parte magra. Eccoci qua. Li facciamo scolare bene bene. E guardate il grassetto che ha perso. Guardate. Abbiamo comprato la padella buona, giusta? Quella che vi ho consigliato, avete speso dei soldini. Non andiamo a rovinare quei graffi, questa qui non la rovinerà mai. Ok? Quindi niente cose di metallo. Mi raccomando, abbiamo speso questi soldi, che famo poi? Li buttiamo? Adesso dobbiamo decidere che pane usare. Ho un pane in cassetta, ho un pane bello, ricco, con della frutta secca. In questo caso bisogna utilizzare il pane raffermo, quel pane che non volete più usare da fresco. Quindi qui diamo una nuova vita. Facciamo come facevano le nostre nonne, le nostre bisnonne. Riciclavano il pane raffermo. Ecco qua, ha perso il suo croccante. Qui bisogna usare un coltello a sega. Tagliamo una bella fetta di pane, non troppo spessa. Il pane ci deve essere perché iniziamo la mattina con bel pane. Vedete? Farina
integrale, in più c'è dell'uvetta passa e ci sono anche delle nocciole. Non è obbligatorio, è un modo per riutilizzare un pane che avevo in credenza, oppure un pane in cassetta, o il pane bianco, la baguette che avete dentro alla vostra dispensa. Non dovete più buttare il pane, non mi fate arrabbiare. Sempre nella stessa padella abbiamo adesso tre possibilità: a secco, soltanto tostato; B, un pezzettino di burro; C, un goccetto d'olio extravergine oliva. Che cosa scegliete? Io in questo caso sarei tentato del burro, perché abbiamo sta uva passa, abbiamo queste nocciole, oppure un gran olio, un olio toscano. Quindi olio, il pane che facciamo così, lo voglio abbrustolito. Lo voglio abbrustolito, croccante esternamente e morbido dentro. Già me lo mangio in bocca, me lo immagino. Che roba. E guardate bene, con la stessa padella sto facendo tutto, guarda qua. Oh, guardate qua che succede. L'uva passa si scioglie in questo caso e si caramellizza a contatto del calore della padella. Non è bruciata, è l'uva passa che lascia il suo zucchero. Eccola qua, stupenda, così. Io la mia colazione la faccio con 3 uova. Se siamo in 2 ne uso 4. Un goccetto di latte, un pizzico di sale ma poco sale. Sto facendo le scramble eggs, quindi voglio farle morbidose. Il latte o un goccino di panna favorisce il fatto che siano belle morbide. Ma oltre a questa ricetta salata che vi ho fatto assaggiare un pezzetto, ne avrete tantissime altre di ricette. Avrete esempi di ricette dolci, perché abbiamo anche voglia di ricette di colazioni dolci. Avete anche esempi di contorni, di ricette di contorni, di secondi e di piatti unici. Quindi in questo corso vi insegnerò e vi darò tanti esempi di ricette che voi potete utilizzare a vostro piacimento. Ricette facili, semplici, che non vi mettono sto stress, st'ansia, che poi realmente quello che abbiamo bisogno durante la settimana, soprattutto infrasettimanale, delle cose che riusciamo a avere a portata di mano, di rigenerare, veloci da finire da cucinare, ingredienti semplicissimi, costi bassissimi, e vi faccio capire che nelle ricette della domenica o della festicciola che ci sono i vostri amici che avete invitato a casa, vi divertirete e mangerete con poco e spendendo anche poco tempo. Quindi se vi interessa questo corso, che state aspettando? Iscrivetevi qui, al link in descrizione, alla mia Academy. Dai!